arriveranno. E ringrazia il cielo che non faccio restare anche te. Monta! Adesso ti sbagli, Sancho. Se lui resta, resto anch'io. E tu non farai niente a nessuno. È chiaro? Benvenuti nella soffitta di Pippo, mettetevi comodi, qui celebriamo il cinema, le dive e i ricordi più belli e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Nieves Navarro. Oppure, se preferite il nome con cui tanti appassionati la ricordano sul grande schermo, Susan Scott. Comunque la si voglia chiamare, oggi in soffitta parliamo di una presenza che nel cinema italiano di genere ha lasciato un'impronta fortissima. Elegante, magnetica, sensuale quanto basta e soprattutto capace di attraversare mondi diversissimi, dal western al giallo, dalla commedia brillante alle pellicole più maliziose. E diciamolo subito, quando appare lei in scena è difficile guardare altrove. Valentina, ci stai bene in questo mondo? Ma certo che ci sto bene. Cos'è che ti piace di più? La musica, l'organo della chiesa, i preti rossi. Ah, i preti rossi. Sì, i preti rossi. I colori. E tu? E tu invece non mi piaci perché hai una faccia da scemo. Nieves Navarro Garcia nasce ad Almeria, in Spagna, nel novembre del 1938. Prima del cinema si fa notare come modella, e questo si capisce benissimo anche dai suoi film. Ha un portamento naturale, uno sguardo che buca l'inquadratura e una presenza che sembra nata apposta per la macchina da presa. Ma ridurla solo alla bellezza sarebbe davvero ingeneroso, perché la sua carriera dimostra una cosa molto chiara. Nieves non era soltanto un volto da copertina, era un'attrice capace di adattarsi, cambiare tono, reinventarsi e restare credibile in contesti molto diversi tra loro. Il suo esordio nel cinema italiano arriva a metà degli anni 60 con Totò d'Arabia, dove recita accanto a Totò. E già qui si capisce che non siamo davanti a una comparsa di lusso, ma a una presenza destinata a lasciare il segno. Da quel momento la sua strada dentro il cinema italiano si allarga velocemente. Entra nel mondo dello spaghetti western, un territorio dove non tutte le attrici riuscivano a imporsi davvero, e invece lei ci riesce e com'è. Basta pensare a titoli come Una pistola per Ringo e Il ritorno di Ringo, entrambi del 1965, oppure a Indio Black. Sai che ti dico? Sei un gran figlio di... che già dal titolo fa capire quanto quel cinema sapesse essere spavaldo, colorito e memorabile. Ma il bello di Nieves Navarro è che non si ferma lì, anzi cambia pelle con una naturalezza impressionante. La ritroviamo nel poliziesco, nel thriller, nel giallo all'italiana, e proprio in questo filone lascia alcune delle tracce più affascinanti della sua carriera. Film come Le foto proibite di una signora per bene, La morte cammina con i tacchi alti e soprattutto La morte accarezza a mezzanotte la consacrano come una delle presenze femminili più forti e riconoscibili del genere. Stefano! Ma che fai lassù? Che ti prende? Ma come che mi prende? Non l'hai incontrato? Volevo uccidermi. Giù, scendere, prego. Chi è che voleva uccidermi? In questi titoli Nieves ha qualcosa di specialissimo. Non è mai soltanto bella da guardare. È inquieta, intensa, misteriosa, ti attira e nello stesso tempo ti fa dubitare di tutto. E per un giallo italiano, diciamolo, è oro puro. Proprio La morte accarezza mezzanotte, uscito nel 1972, rappresenta uno dei punti centrali del suo percorso. Dietro la macchina da presa c'è Luciano Ercoli, regista con cui Nieves non condivide solo una collaborazione artistica, ma anche un legame personale. I due si sposano e il loro sodalizio diventa uno dei più interessanti di quel cinema elegante, teso e molto italiano che ancora oggi gli appassionati riscoprono con piacere. E poi c'è un altro aspetto che rende la sua carriera così curiosa e così ricca. Il fatto che sia riuscita a passare da un cinema più teso e raffinato a quello più popolare e scanzonato, senza perdere fascino. Nella seconda metà degli anni 70 e nei primi 80, infatti, la vediamo anche in commedie maliziose e titoli più piccanti, dove diventa una partner perfetta per attori come Lino Banfi e Renzo Montagnani. Pensiamo a Il vizio di famiglia, all'infermiera nella corsia dei militari, alla moglie in bianco, l'amante al pepe.
Film molto diversi dai gialli, certo, ma che confermano ancora una volta la sua capacità di stare dentro i meccanismi del cinema popolare italiano con grande mestiere e con una presenza scenica che non passava mai inosservata. In mezzo ci sono anche titoli che gli appassionati del cinema più audace ricordano benissimo, come Emanuelle, Emanuelle Lolita, Candide Lolita, Cugine mie e Orgasmo nero. E qui bisogna dirlo con chiarezza. Nieves Navarro è stata una di quelle attrici che hanno saputo incarnare un certo immaginario del nostro cinema, fatto di fascino, libertà, provocazione, grande fotogenia. Il pubblico la seguiva anche per questo, perché aveva una presenza fisica fortissima, sì, ma non vuota. C'era sempre una consapevolezza, una personalità, una firma tutta sua, non era una bellezza intercambiabile. Era Nieves Navarro e basta quello. Se siete appassionati di queste dive che hanno reso unico il nostro cinema, questo è il momento giusto per lasciare un like, iscrivervi alla soffitta e scrivermi nei commenti quale attrice vorreste vedere nella prossima puntata. Perché qui si rispolverano ricordi. Sì, ma certi ricordi hanno ancora un fascino che fa girare la testa. Negli anni successivi, la sua presenza sullo schermo si fa più rara. Tra i titoli conclusivi del suo percorso ci sono Miele di donna, nei primi anni '80, e poi gli ultimi film arrivano nel 1989 con Fiori di zucca e Casa di piacere. Dopo di allora, Nieves Navarro si allontana progressivamente dalle scene e torna a vivere in Spagna. Una scelta di discrezione, quasi in contrasto con l'intensità con cui aveva illuminato tanti film. E allora, che cosa resta oggi di Nieves Navarro, alias Susan Scott? Resta tantissimo. Resta il volto di un'epoca in cui il cinema italiano osava, sperimentava, mescolava generi e costruiva icone irripetibili. Resta una carriera ricca, sfaccettata, sorprendente. Resta una donna che forse non sempre ha avuto il riconoscimento che meritava, anche perché spesso il sistema si fermava alle apparenze, alle curve, al richiamo visivo. Ma chi guarda davvero i suoi film capisce subito che dietro quella bellezza c'era molto di più. C'era mestiere, c'era istinto, c'era presenza, c'era cinema. E in fondo è proprio questo che rende Nieves Navarro così interessante ancora oggi. Non solo perché era bellissima, e lo era davvero, ma perché sapeva stare davanti alla macchina da presa con quell'equilibrio raro tra fascino e carattere. Una combinazione che non si inventa. O ce l'hai o non ce l'hai. E lei lo aveva e come. Se questa puntata vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi alla soffitta per non perdere i prossimi viaggi nel cinema che ci fa ancora battere il cuore, e nei commenti ditemi la vostra. Nieves Navarro meritava una carriera ancora più celebrata? Io un'idea ce l'ho. E penso proprio di sì. Spero che questo viaggio nella soffitta di Pippo vi sia piaciuto. Se volete continuare a scoprire gemme nascoste del cinema e sostenere il canale, non dimenticate di seguirci e di attivare la campanella. Vi aspetto!